Ciao a tutti! Benvenuti sul mio canale, Celebrita dalla Turchia. Oggi vi porto una storia intensa, piena di emozioni vere e colpi di scena dietro le quinte. Se vi piacciono i racconti che svelano il cuore del nostro showbiz, restate con me fino alla fine, perché ogni dettaglio conta. E ricordate, mettete un like, iscrivetevi e, se volete sostenere ancora di più il mio lavoro, potete usare il tasto Unisciti qui sotto. Pronti? Allora iniziamo. Negli ultimi giorni, il nome di Gupse Özay è rimbalzato ovunque, dalla Turchia alle community europee dei fan. L'attrice e sceneggiatrice, famosa per la sua franchezza e per un'empatia che non cerca palcoscenici, ha rilasciato una confessione che ha cambiato il modo in cui il pubblico guarda la storia tra Gökberk YLDRM e Cemre Arda. Una rivelazione intima, inattesa, che ha riaperto un capitolo sentimentale che molti credevano ormai archiviato, e che ha rimesso al centro la delicatezza con cui a volte il destino rimescola le carte. In un'intervista a cuore aperto, Gupse ha raccontato di aver visto da vicino la sofferenza attraversata da Gökberk dopo la separazione da Cemre. Ha parlato di un periodo definito come uno dei più bui e vulnerabili per lui, un'ombra che non si vedeva dalle foto perfette o dai brevi sorrisi agli eventi, ma che emergeva quando le luci si spegnevano e restava solo la verità. Con voce calma ma ferma, Gupse ha spiegato che quel passaggio ha cambiato anche la loro amicizia. Gökberk ha un lato profondissimo, umano fino all'osso, che molti non hanno mai conosciuto. C'è stata una tempesta silenziosa dentro di lui, ed era impossibile fingere di non sentirla. Parole che hanno commosso, perché arrivavano senza filtri e senza bisogno di drammi inutili. Ma non è tutto. A sorpresa, Gupse ha aggiunto un tassello che nessuno aveva osato dire ad alta voce. Ha ammesso di aver avuto un ruolo concreto nel riavvicinamento di Gökberk YLDRM e Cemre Arda. Non come burattinaia, non come sceneggiatrice onnipotente di una storia d'amore altrui, bensì come amica che conosce i silenzi, che sa quando parlare e quando tacere. A volte basta una parola sincera, un gesto al momento giusto, per cambiare il corso di una storia. Io ho fatto solo ciò che mi sembrava giusto, ha detto. Un'azione misurata, discreta, ma decisiva. I tabloid, come era prevedibile, hanno acceso i riflettori e aperto dibattiti a non finire. In poche ore, portali, riviste e programmi televisivi hanno analizzato ogni sfumatura di quella confessione, battezzandola come la più umana di Gupse Özay. Sul web si sono moltiplicate le reazioni. C'è chi ha applaudito il suo coraggio di parlare col cuore, chi ha sottolineato l'importanza dell'amicizia autentica, chi ha scritto che la sua testimonianza è stata come un faro in mezzo al caos mediatico. Una voce su Instagram ha riassunto ciò che molti pensavano: non servono grandi gesti per essere un grande amico, a volte basta esserci davvero. E quel esserci è diventato, da quel momento, il centro di tutto. Lontana dalla smania di protagonismo, Gupse ha precisato di non aver mai voluto invadere spazi altrui. Ha detto di aver teso la mano soltanto quando ha visto che il dolore divorava Gökberk, quando i giorni diventavano tutti uguali e la notte finiva sempre troppo presto. Serviva ricordare loro ciò che conta. Le separazioni non sono sempre finali, spesso sono pause necessarie per capire cosa si prova davvero. Una frase semplice ma lucida, che è risuonata forte in un mondo abituato a trarre conclusioni alla prima foto o al primo like. Le sue parole hanno illuminato il cammino emotivo di Gökberk YLDRM dopo la rottura. In pubblico era apparso misurato, discreto, ma chi gli era vicino aveva percepito quanto fosse profonda la crepa. Gupse ha raccontato di giorni riempiti da silenzi densi, di risposte lasciate a metà, di serate in cui perfino la musica sembrava stonata. Non potevo far finta di niente, ha aggiunto. Era evidente che amasse ancora Cemre, anche se non riusciva a dirlo ad alta voce. E quando un sentimento esiste, a volte ha bisogno solo di uno spazio sicuro per tornare a respirare. La parte più sorprendente del suo racconto è stata la descrizione dei gesti con cui ha fatto da ponte. Nulla di teatrale, ascoltare separatamente, raccogliere confidenze, trovare il momento adatto per riaccendere il dialogo. Non si è trattato di spingere, ma di mettere sul tavolo ciò che li aveva uniti, lontano dai riflettori e dalle aspettative di tutti. L'amicizia può essere il ponte che ricostruisce l'amore perduto, ha detto.
E quelle parole hanno fatto il giro del web come un manifesto contro il cinismo. Le relazioni non si misurano in visual o in trend, ma nella possibilità di ritrovarsi quando sembrava tutto finito. I fan della coppia hanno reagito con emozione. Su Twitter qualcuno ha scritto: senza Gupse, forse Gökberk e Cemre non si sarebbero mai riavvicinati. Un'altra voce ha riflettuto sull'importanza di avere accanto persone capaci di rimanere salde quando tutto crolla. È raro incontrare amici che restano anche quando non conviene. Intanto, Cemre Ard ha scelto la via della discrezione, nessuna dichiarazione diretta, ma post dai toni delicati, pieni di citazioni su speranza, seconde possibilità e maturità emotiva. Suggerimenti? Forse. Di certo, segnali che hanno fatto battere il cuore a chi li ha sempre seguiti. E poi ci sono i gesti che parlano più di 1000 parole. Nelle ultime settimane, Gökberk YLDRM e Cemre Arda sono ricomparsi insieme in alcune occasioni, con quella naturalezza che si era persa e che ora sembra tornata a casa. I fotografi hanno colto sorrisi complici, sguardi che si cercano, un'aria di quiete che non è indifferenza ma pace. Le immagini hanno riacceso l'interesse dei media, mentre sullo sfondo è cresciuto un dibattito più ampio sul ruolo dell'empatia nelle storie d'amore, soprattutto quando il palcoscenico è la vita pubblica e ogni passo viene osservato con lente d'ingrandimento. In questo racconto, Gupse Ozai è diventata una figura chiave suo malgrado, non l'eroina che ruba la scena, ma la presenza che incarna una verità semplice, spesso dimenticata. I legami umani non sono possesso, sono compagnia, ha dichiarato. Non sempre siamo i protagonisti della storia di chi amiamo, ma possiamo essere quelli che ricordano come è cominciata. Una frase condivisa all'infinito, ripresa nei talk, citata in articoli che l'hanno definita segno di una maturità emotiva rara. E forse è proprio questo a colpire, la normalità potente del prendersi cura. Il pubblico non si è limitato a seguire il romanzo di Gökberk e Cemre, ha abbracciato anche l'idea che la delicatezza, in tempi fragili, sia rivoluzionaria. Su Twitter l'hashtag cancelletto grazie Gupse è finito in tendenza, mentre su Instagram i commenti erano un coro: la tua empatia è di ispirazione, l'amore vero ha bisogno di alleati, il cuore silenzioso dietro una storia bellissima. Oltre le parole, c'era la consapevolezza che i legami invisibili, comprensione, affetto, la frase detta al momento giusto, possano cambiare il finale. Una lezione che parla d'amore, ma ancora di più di umanità. E adesso? Per Gökberk YLDRM e Cemre Arda il futuro sembra più luminoso. Si rincorrono voci di nuovi progetti condivisi, apparizioni pubbliche più frequenti, viaggi che spuntano tra le pieghe di un'agenda finalmente allineata. I fan sognano di vederli di nuovo solidi, più maturi, pronti a trasformare la seconda occasione nella migliore delle prime volte. Noi di Celebrita dalla Turchia seguiremo passo dopo passo ogni dettaglio di questa trama fatta di emozione, lealtà e seconde possibilità. Voi che ne pensate? Credete che il loro amore sia rinato grazie all'intervento discreto di Gupse Ozai, oppure pensate che sia stato il destino a concedere loro un nuovo inizio? Ditecelo nei commenti, non vediamo l'ora di leggervi. Se queste storie piene di verità e retroscena del mondo dello spettacolo turco vi appassionano, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia, attivate la campanella e, se volete sostenere il canale in modo ancora più diretto, cliccate su Unisciti per contenuti esclusivi. Grazie di cuore per essere stati con me oggi. Ci vediamo nel prossimo video. Abbiate cura di voi e a presto, da Celebrita dalla Turchia.